Nina nanna nina donne partorita la donna e gli è fatto un bello piccino bianco e rosso come veretto. Avere vigne vecchie significa avere un patrimonio innanzitutto genetico particolare, perché ovviamente è frutto di selezioni massali, quindi non è recuperabile. Alberello significa non meccanizzabile, non ovviamente tutto manuale, produzioni basse per ettaro e chiaramente costa fatica. Qui ha fatto 100 mm d'acqua in poche ore sabato scorso, non c'era una pozza d'acqua. Non concimando noi arricchiamo il terreno semplicemente con i sovesci o con quello che viene su da solo. Qui abbiamo terra rossa, anche se non si vede, su roccia calcarea, nel senso un pezzo della Valle d'Itria, della Murgia, che arriva fino qui. E infatti si chiama Murgia Tarantina. Infatti qua vicino abbiamo anche una cava di calcare, quindi terreno substrato calcare che funziona anche da spugna perché trattiene l'umidità e in più appunto fa faticare la vigna. Ma molto dipende anche, essendoci roccia, anche affiorante, dipende dove trovano un po' più di terra o dove non trovano. Questi sono rincalzi con la paglia che ci mettiamo all'interno per proteggerla, per mantenere l'umidità in estate. È un lavoraccio. Che tipo di innesto fate? E noi prima mettevamo il selvatico, poi l'innesto a spacco, però adesso collaboriamo con un bravo vivaista, ahimè non pugliese, però bravo, che lavora in biodinamica anche lui, e quindi prendiamo il materiale, selezioniamo noi le marze delle vigne, gliele diamo e lui ce le ridà già in estate col portainnesto che chiediamo noi. Oh, ecco, questa è la parte più bella. Bruchi, cioè. Sì. Pure questi ti aiutano, fanno il loro. Ma se non hai biodiversità non puoi contrastare anche le avversità. La gente si riempie la bocca di questo biologico quando poi effettivamente è questo il biologico, che tu lasci fare i tuoi terreni, le tue piante. Non è solo lasciar fare, sapere innanzitutto cosa accade, agevolare alcune cose e migliorare. Cioè quando si parla di biodinamica è fatta da due parti di parole. Parte bio e la parte dinamica, nel senso non è non fare nulla, cioè stare lì fermo, quello che accade, tu sei un mero spettatore di quello che accade. No, non funziona così, anche perché il vino non è un prodotto che viene da solo e quindi anche l'uva e quindi la pianta va messa nelle condizioni migliori, ma questo lo fai con tutta una serie di attività che poni in essere, non è lasciando quello che accade. No, non è così. Specie quando hai un patrimonio, insomma, ti senti responsabile. Questa casa qua l'avete? Questa c'era una piccola parte, l'abbiamo poi completata, l'abbiamo realizzata noi, sì, per abitarci, perché l'intenzione era essere infatti è al centro delle vigne, ed è importante perché quando fai biodinamica ovviamente non puoi prescindere dal fatto di viverci all'interno, nel senso capire cosa accade nel momento in cui sta accadendo. Fa parte tutti ovviamente i giorni, c'è il contatto. Ma sì, tutti perché ti rendi conto dei cambiamenti, cioè mentre prima non è che abitavamo lontano, abitavamo a 10 minuti, però essere nella vigna hai una sensazione, una sensibilità, diversa. Una visione che acquisisci ed è così. Il Manduriano fino a 20 anni fa, o meglio fino a 10 anni fa, per inerzia aveva portato avanti il discorso degli alberelli, cioè gli alberelli sono sopravvissuti nel Salento, semplicemente perché c'è la mentalità un po' generale, contraria al cambiamento, e quindi sono sopravvissuti, cioè come si faceva prima si continuava a fare. Poi, ripeto, può sembrare un assurdo, ma sul successo del primitivo, ovviamente non dovuto ai manduriani, ma agli imbottigliatori di fuori regione, hanno innescato un circolo vizioso che era quello di produrre il più possibile, perché il prezzo ovviamente era. Infatti questo era un oliveto, è stato tolto, tutto scomparso, morto, non c'è più nulla. Ma tu non ti sei mai fatto una passeggiata fino giù? Anni fa? No, è un cimitero a cielo aperto, quindi non stai giocando con una proprietà, con un appartamento o un concorso dove fai un ricorso. Stai giocando con materia vivente, quindi lì i tempi della giustizia o amministrativa o civile o quella che sia non possono essere, o l'atteggiamento non può essere lo stesso.
Siamo qui provvisoriamente dal 2007, come vi dicevo. E quindi, eccoci Questa qua. è la tua cantina? Sì. Nel garage di chiunque, questo. È qua. È brevettato. Noi siamo tonnò da 500 litri e ogni tanto ne compriamo 1 o 2 nuovi semplicemente perché ci servono proprio come contenitori ed ha uno scopo. Abbiamo tonnò anche del 2000, quindi insomma per noi è uno strumento di lavoro, non è una concia, ma soprattutto è uno strumento di lavoro per ovviamente la microossigenazione, che altrimenti sarebbero vini, insomma, vini crudi non presentabili, ma anche, nota parecchio importante per noi, per la pulizia dei vini, perché con 3 travasi riesce a pulirlo, che è importante perché tutti i nostri vini sono imbottigliati senza filtrazione. Proprio perché ogni, tra virgolette, manovra, manipolazione, ogni trattamento che fai al vino, vai a spogliarlo, vai a togliergli qualcosa. La filtrazione è anche una di queste operazioni che comunque tende a togliere qualcosa al vino. E noi proprio per cercare di mantenere più integro possibile la frutta, la caratteristica proprio dell'uva e del vigneto, imbottigliamo tutti i vini con malolattica fatta, senza filtrazione e 0 residui zuccherini, che è il lavoro difficile col primitivo, perché il primitivo è una bella bestia da accumulo di zuccheri e poi ha questa dolcezza di frutta che è unita però a volte alla dolcezza anche di zuccheri residui, tende ad essere un po' barocco, diciamo. È un vitigno che ha tante cose da dire, però se le dici tutte insieme magari è un po' un eccesso. Noi prediligiamo più il dettaglio. Ed è così, rimane così e qui hai proprio capisci l'elemento del terreno, perché c'è poca terra, come vedi da su, perché è tutta roccia fino qua. E questa arriva in profondità siamo circa una trentina di metri. Oh la miseria, ma quante bottiglie puoi fare? No, qua è deposito, barricaia, insomma. Le bottiglie sono sempre quelle, ragazzi. No? E quante sono? Stiamo a circa 30-35 mila, hanno più, 1000 più, 1000 meno, dipende dall'annata. Non posso prenderlo? Sì, torcilo, giralo. Su se stesso, eh? Sì. Abbiamo la macchina piena di pezzi di vigna, sassi, cose. Poi in macchina, vai, gira ancora. Porta le conchiglie a casa. Lei porta i pezzi di vite a casa. Di vita. Hai visto? Povera Italia! Beh, prima ero, ma qua la vado a 40. Beh, dottor, salutami!